signori, eccoci arrivati alla nostra meta di oggi, la cosiddetta quarta mola. Non proseguo perché praticamente per proseguire bisogna salire lì su questo muro. A dire la verità l'ho fatto, ma non fa per me, cioè diventa pericoloso. A tal proposito, questo sentiero, questo percorso, per il mio punto di vista è difficile. Ci sono dei passaggi molto complessi che insomma bisogna essere attrezzati bene, sicuramente con delle scarpe da trekking anche alte, perché si attraversa il fiume più volte, e poi veramente ci sono dei passaggi molto difficili che io farò di sedere. Ritengo che le bacchette siano fondamentali, peraltro, e quindi infatti molte riprese non le ho fatte perché ero impegnato nel non ammazzarmi. Peraltro qui c'è la presenza evidente di cinghiali, proprio sul sentiero si vede che scavano, insomma, per cercare cibo, e il sentiero, diciamo così, da un lato costeggia il fiume e dall'altro costeggia una parete che è puntellata di grotte, per cui chi ha un po' di spirito di avventura può trovare anche questa cosa interessante. Comunque, tornando alla mola, come vedete la portata d'acqua è molto scarsa. Ho visto delle foto in cui l'acqua scendeva di qua e cascava anche da quell'apertura. Oggi invece è così, di là c'è il torrente. Ho fatto molte esposizioni, ma direi che alla fine ne sceglierò forse una o due, giocando sia con il polarizzatore e sia con il filtro ND da 6 stop. Non ho idea di come siano venute perché lo schermino era molto piccolo. Comunque ho fatto un po' di permutazioni di tutte le varie impostazioni e vediamo un po'. L'ho fatta da un po' più lontano, stando in mezzo al laghetto, e da un po' più vicino, sfruttando questa piccola penisola, chiamiamola. E quindi è molto carino, diciamo, parte questa struttura a diga, ad arco, diciamo, anche i giochi di luce sul torrente che passa attraverso la mola, e quindi con il riflesso che si genera su questo laghetto, che peraltro è molto profondo ma è molto calmo oggi. Quindi io, senza, diciamo così, perdere altro tempo, mi incamminerei, anche perché insomma sono mezzogiorno e io ci metterò un bel po'. Peraltro ho deciso di fare il sentiero più semplice perché quello da cui sono sceso io non credo di farcela in salita, quindi farò quello più lungo, sperando che sia più facile, perché non è detto, perché questa parte qui, che io pensavo fosse molto semplice, invece effettivamente è molto impervia, ci sono alberi caduti, ci sono passaggi molto alti, quindi vediamo un po', ci metterò un bel po' di tempo. Comunque ci vediamo tra poco, se sopravvivo.
dopo essere stato costretto a parcheggiare il camper sulla Luna, quindi avrò fatto almeno 3-4 km solo per raggiungere il camper. Comunque, l'avventura di oggi, come avete intuito, finisce qui. Devo dire che è stata proprio un'avventura, era da un bel po' che non andavo in posti così complessi e remoti. Forse è il posto più remoto dove sono stato. Comunque sia, è stato divertente sotto certi punti di vista, faticoso, non ci sono dislivelli incredibili. Comunque, come avete visto, bisogna scendere nel canyon e poi da lì ci sono un po' di saliscendi, quindi comunque la parte fisica, cioè bisogna essere allenati. Però i soggetti li abbiamo trovati, sono stati ben definiti, non ho avuto tempo né modo di esplorare, diciamo così, la natura, che però era molto intricata, molto complicata, molto caotica, quindi quando è così si rischia sempre di fotografare il caos. Comunque questo è un posto che potrebbe essere esplorato successivamente per esplorare l'altra parte del sentiero, quindi le altre mole, magari venendo dall'altra parte, e poi esplorare anche la ferrovia Civitavecchia-Capranica, che anche quella sembra molto affascinante, sperando che i sentieri siano tenuti un po' meglio, ecco, siano un po' più percorribili. Comunque, finalmente sono arrivato al camper, eccolo qui, e per cui se vi è piaciuto questo video mi fa piacere se mettete un like, fate i vostri commenti, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale. Adesso mi devo impegnare a fare video un po' più costantemente. Il camper è qui dietro, metto in moto e raggiungo il parcheggio dove ho passato la notte. Ci vediamo la prossima volta.